Bene, abbiamo iniziato questa sessione per Sofì. Conto, come sempre, da 5 a 1 e ti connetti a Sofì. 5, 4, 3, 2, 1. La vedo in vestita come in un tempio buddista, in una vita parallela. Ha una tunica che le avvolge il corpo color arancione scuro e poi ha un cerchio rosso sulla fronte ed è un uomo. Dove hai detto che sta? In India. No. Sì, India. Qual è la causa di questa vita che ci mostra? Lei sta dicendo che in questa vita che ci sta mostrando è come se abbia avuto una ricerca energetica, una ricerca spirituale che comunque se la riporta anche nelle vite attuali, nella vita attuale. Quindi è lì che nasce il suo momento di, diciamo, innalzamento di spirito, di percezione, di ricerca anche. Mm. Mm, Bene, questo però è un po' un cliché, sì. in quanto in India c'è tanto di quel secondo universo che metà Mm, basta. Tutti i vari dei indiani, mm, mm. l'elefante, Shiva, sono tutti Shiva. secondo universo. Sì, La sua però PS lo sa? allora no. Diciamo, lei tramite questa vita è come per far comprendere il suo momento, da dove nasce il suo inizio di percorso più spirituale, diciamo così, però non è, alcune cose non ne è consapevole, nel senso è come se sta iniziando a conoscere entità, ma non del tutto. C'è ancora una parte di lei che vuole rimanere, che è radicata in qualche credenza. È come se c'è una parte di lei che crede ancora nell'attribuire all'esterno le sue potenzialità. Vedo questo. Mm. Ti dà l'autorizzazione? Sì, l'autorizzazione me la dà lei con la fisionomia di oggi, perché è come se vuole, vedo una scena, una dualità, come se c'è lui, cioè lei, lui in questa vita indiana e poi lei di oggi, quindi l'autorizzazione me la dà lei di oggi, come se vuole, mi sta dicendo come se mi dice ok, adesso sono io oggi e devo capire, quindi non sono insieme, si è proprio distaccata in questo momento. Allora, i punti sono tantissimi, la confusione nella mia testa è tantissima, quindi io direi che Mhm. adesso facciamo una bella semplificazione. Ragioniamo a concetti semplici, alla base dei problemi. Vibrazione di Sofì, 18 miliardi. miliardi, Percentuale di consapevolezza, 120, PSPE, PS 65, ok. Numero di vite, 4222. e tutti a dire anima antica, in realtà 4222 vite non è un bel segno. Vuol dire ripetere sempre le stesse vite perché non si Stesse. capisce un concetto. Mm-mm.
Non c'è una regola in generale, ma non vuol dire che sia un'anima evoluta, anche perché dopo 4.222 vite e 120%, dovrebbe essere 1.200% almeno. Abduction, 5 al mese. ce ne sono state in passato di più o di meno? Di più, Quante di più? una decina, il doppio. Poi ci Quando sono? sono 3 cloni, vedo, Ok. Quando, ibridi. quando sono calate le abduction? Quando si è allontanata da quella persona, quello sciamano. Lo sciamano. Ok, ovviamente. Infatti, il primo punto riguarderà la madre di Sofia, ma secondo me è più importante lo sciamano. Ok, lo sciamano è pulito? No, Lo sciamano le ha detto alcune cose che si sono avverate. L'hanno interferita queste cose, quindi l'hanno influenzata, se vogliamo. l'hanno influenzata. Nel senso, lei ci ha creduto e quindi sono accadute. La base dell'interferenza dello sciamano è di natura, di che natura? Secondo universo. Ok, lo sciamano era la fiamma, No, assolutamente no. l'ex marito che è un altro era la fiamma. Un'anima affine, direi, più che fiamma. Fiamma no, però un'anima che comunque in quel momento vedo un momento dove c'è non mi viene la parola. C'è un momento dove Complementarietà. comunque sono, esatto, sono complementari, però poi hanno fatto dei percorsi diversi e quindi vedo proprio loro che si danno la mano e poi vedo loro, lei che va da una parte e lui che va da un'altra, quindi il percorso è troppo discordante, non potevano rimanere. La fiamma esiste sulla Terra incarnata? Io vedo un uomo, sì, lo vedo. Dove? India. India, mi torna India. Quanti anni ha? 57. È indiano o è non indiano? È indiano proprio. È religioso e crede negli dei indiani o no? E in questo momento vedo sì. Vabbè, esistono altre anime affini nella regione in cui vive Sophie? Sì, anime affini, sì. Anime che possono essere complementari alla sua, assolutamente sì. Anche all'interno della stessa regione. Ci sono persone che hanno fatto un percorso, quindi che comunque possono essere complementari. Ok. Sofia è in degli impianti? Gola, bocca dello stomaco, e ovaglia destra, mano destra, all'interno della mano, del palmo, e orecchio destro. E anche il sinistro, vedo 2 pallini. Causa esoterica delle convulsioni a 3 anni. Falconiforme. Tramite vedo la presenza di un falconiforme, però vedo delle abduction, come se le avessero ehm, iniettato qualche cosa per tentare. Vedo un abduction particolare, lei mi sta mostrando, dove tentano di, con un macchinario, però c'è questo falconiforme sopra che diciamo è il capo di questa cosa. Vedo una macchina che gira come un mulino in senso orario, che cercano di aspirargli una parte energetica, direi l'animo, direi la PS. E però prima di questo processo vedo che iniettano all'interno del suo corpo una cosa verde
che è come se secondo loro aiuta a staccare e quindi questa convulsione è il risultato, essendo comunque fisicamente ancora non forte, diciamo così, è il risultato di questa situazione, quindi una Ok, sua reazione fisica. Mm. vediamo le entità eteriche. C'è il falconiforme. Sì, c'è un Poi falco proprio. sotto Sotto e ci sopra. sono, Mhm. allora, sotto vedo allora, vedo tre mantidi, veramente perché ce ne sono diversi. Allora, tra il falco, un pochino più sopra, quasi accanto a lui, ci sono due leoni, due felini, che li vedo collegati anche ai gatti, cioè ognuno per il suo. Vedo questo collegamento, è come se loro comunque utilizzano l'energia delle parti eteriche di questi gatti. Comunque due leoni, poi c'è il falco. Sotto vedo quattro mantidi, che sono quelle che lavorano insieme a due rettili per il discorso abduction. E vedo che lei e tendono è come se lei fosse più propensa a far uscire la sua energia e quindi tentano più volte di prendere dei pezzettini di anima, perché la sua apertura comunque è un'arma a doppio taglio, quindi loro la utilizzano, questa sua apertura, questa sua capacità per tentare di replicare quella parte di energia, che è comunque molto, cioè, è forte, è potente, cioè comunque è come se lei comunque la tiene molto attiva anche con Mhm. diversi lavori, ma chiaramente al rovescio della medaglia. E poi vedo 5DL che le parlano, le sussurrano nell'orecchio che di rimanere vibrazionalmente bassa, quindi la- la convincono di non finire ciò che lei inizia perché trovando la sua strada, trovando quello che a lei piace, quindi sbocciando la sua vibrazione comunque, cioè cambierebbe tutto intorno a sé, quindi ovviamente la vibrazione aumenterebbe e ci sarebbe tutto un conseguenziale che permetterebbe di non essere più una cavia, diciamo così. E Ok, poi vedo due entità mentali, vedo il collegamento dalla sua testa livello? e 5, tutte e due, più o Tutte e meno. due? Ah, Mm-mm, due livello 5. mm-mm. Qual è il compito di una e qual è il compito dell'altra? Del nome non ce ne frega più niente alla fine. Se vuoi, se lo vedi, se non ti costa sforzo, ma giusto per capirci. Allora, loro li vedo come se fossero due ma complementari, nel senso insieme, perché entrambi è come se vedo che mandano dalla mente collettiva, da dove si trovano, dei lampi come ci sono dei momenti in cui lei si blocca, io vedo questo, le mandano come degli shock per dimenticare, come per, non so, è strano perché lo vedo però è difficile da spiegare. Io vedo che arrivano questi input e lei è come se ha dei momenti di vuoto, Mm. ok? Per tenerla, eh, Sabrina? questo momento, cioè in questo caso, nel suo caso, quello che vedo è come se mh, siano quelli che sono gli addetti al discorso della bassa autostima, di non credere in se stessa. Però lo vedo forte, di solito questa cosa io la vedo a un livello più basso, tipo 3 così. In questo caso lo vedo al 5, cioè un'azione più potente, perché Mhm, prima di mettere fanno un blackout in lei. Questo è mhm. quello che vedo. E, Mm. e la seconda? Sono insieme, cioè nel senso è come se Ah, entrambi ne vedo ok. due che collaborano cioè è come se viene fortificato, cioè uno fa il blackout e l'altro fa l'immissione. Questo è quello che vedo da qua. Come si chiamano? Sì, sempre blackout. Ok, Ovviamente. benissimo, benissimo.
Sì, il problema della bassa autostima nel caso di Sophie porta a queste conseguenze. Ci sono tre soggetti con cui lei interagisce: la madre, se vogliamo semplificarla, la madre dall'esterno, vista dall'esterno, la madre, il figlio Mm? e l'amica. La madre, adesso ne parleremo, mi dispiace, poverina, la madre la tratta male, le regala una vita d'inferno anche adesso, e lei invece, poverina, la mamma è lucida, ok. Il figlio che impedirebbe il sogno di Sophie di andare a vivere da un'altra parte perché poverino poi quando viene da queste parti dove va a dormire, bah, francamente a me non sembra una ragione, non so, comunque. E l'amica Mm? con cui si scambiano dei trattamenti. Mm. Allora, partiamo dai trattamenti. Esistono il Reiki, un altro tipo di trattamento, Shiatsu, e costellazioni familiari. Questo semplificando, nella baraonda di punti che ci sono stati dati, sono tre momenti energetici di scambio nella vita di Sophie, in vari contesti differenti, alcuni del passato, alcuni del presente. Le costellazioni, per esempio, all'epoca dello sciamano. Partiamo dalle costellazioni. Cosa di questa situazione eterica e mentale attuale proviene, se questo è vero, dalle costellazioni? Allora, io, diciamo, quello che, mentre tu parlavi, quello che ho visto è tutto un calderone unico, nel senso tra i trattamenti, tra queste cose che fa anche con quest'altra persona, lo sciamano. Io quello che ho visto è comunque un enorme portale, l'ho visto proprio così, all'interno del quale entrano e escono entità ed energie, cioè uno scambio. C'è uno scambio, c'è anche una collaborazione in questo momento. Io vedo particolarmente un legame con questa sua amica Mhm. e dietro vedo diverse entità. Vedo elefante, vedo Ganesh. Elohim, angeli, sì, Ganesh, vedo angeli, vedo EDL, vedo sopra sopra l'intervento di Poseidone da una parte e di Zeus dall'altra. È come se fosse un interscambio, cioè queste pratiche è come se fossero anche un interscambio tra loro due, quindi tra Poseidone e Zeus, anche una modalità, cioè un'altra possibilità del secondo universo. Quindi quello che vedo è comunque è uguale, nel senso non c'è tanta differenza tra un trattamento e l'altro, cioè dal punto di vista dove sto io non è nient'altro che, cioè se non si fanno con consapevolezza, se non si fanno con le giuste protezioni e soprattutto perché quello che vedo è che lei crede che queste cose abbiano in lei un risultato positivo che, ok, Mm. potrebbe essere per determinati L'amica punti, mi ha ma in realtà pulito e io ho eh, pulito l'amica e l'amica ha non bisogno è di me così. perché sennò lei cosa fa? Esatto, in realtà cioè, dal mio punto di vista la vera essenza di tutto è che nessuno ha bisogno di niente, nel senso non c'è bisogno di aprire queste situazioni, non c'è bisogno di scambiare cose dove in realtà si scambiano entità, si scambiano cose che non servono. Cioè, Quindi attenzione, forse in un mondo ideale, privo di entità, magari un mondo che ci aspetta nel futuro, ma sì, ma non ci siamo non ci qua. siamo, nel senso, è molto bello dire, mio amico mi ha fatto il trattamento, avevo mal di schiena, non ce l'ho più, bello, bellissimo. Peccato che non le vediamo, ma siamo immersi nei mostri. I Mm, mostri sono ovunque, quindi se nel momento in cui quello ti toglie il mal di schiena, che tutto sommato è una cagata, no? E tu apri dei buchi nella tua aura, nel tuo campo energetico, i mostri che fanno? Stanno lì a guardarti, ah ah ah? No, entrano, non aspettavano il momento migliore. I certo. mostri sono soprattutto gli EDL che volano, Mm, girano, mm, mm, girano, mm, mm, mm. aspettando, figuriamoci, il momento in cui tu sei un po' triste e allora si apre il calo energetico Certo. ed entrano. Figuriamoci se tu gli apri la porta, se tu gli apri la porta loro entrano con la Esatto. tromba in mano, perché gli angioletti hanno sempre la tromba in mano e dicono yeah! Lei mi sta Quindi accettando, sì. il mondo ideale non esiste. No, Lo non sta ancora, sentendo, Sofì? non ancora. Sì, sì, lo sta sentendo e sta facendo questo gesto. Prima metteva le mani davanti, lei stava cercando di toccarmi già da prima.
stava cercando di sentirmi, perché lei ce l'ha questa cosa. Adesso ha messo le mani conserte, come per dire io posso, sto capendo che io posso tranquillamente innalzare la mia vibrazione e sentire lo stesso, stare bene lo stesso. Ha messo le braccia conserte, Mm. come Proviamoci per... subito. Siamo a Ok, 18, andiamo a 30, quasi il doppio. Lei che deve farlo, eh. sì, sì, io lo faccio solo vedere. Lo faccio io per mostrarlo a lei. L'ha fatto. Ok, E l'ha fatto con le braccia conserte, dice, quindi posso farlo anche così. invitiamo viventi ad assistere, ovvero la madre, la sorella, i figli e l'amica. Allora, l'amica subito l'ho vista. È una signora con dei capelli castani fino alle spalle, non lo so, si presenta così, Mm? con un vestito un po' indiano di India, che ha una gonna con non perle, non lo so, quelle cose indiane. Mm? Comunque, Oh, vabbè, insomma. Ed è qua. Lei è venuta subito. E questa amica si affida molto, vedo, a Sophie. È come se fosse, cioè, ha preso comunque subito l'invito perché vedo che c'è una grande fiducia nei suoi confronti. mhm. Mentre invece la mamma è di spalle seduta su una sedia a dondolo con uno scialle sulle spalle, però è di spalle, cioè è girata, non si gira. Mhm. Il figlio? I figli? Lontani. La Uno sorella? Ti sento più. mi senti? Sì, sì, adesso sì. Dicevo, la sorella? Ok. Mi senti? La sorella, sì, sì, io ti Ah, ok, sento. scusa. Ah. Niente. No, la sorella come la mamma, la vedo vicino alla mamma di spalle, è come se entrambe fanno più difficoltà rispetto al figlio e all'amica. Sono di Ok, questi spalle. sono viventi, noi non li possiamo neanche contattare, è un'eccezione che facciamo. Sono in una camera, in una stanza di vetro. Adesso riempiamo la stanza di vetro di 1 metro d'acqua e quell'acqua è l'informazione. Se va bene, restano e non ci danno le spalle, si girano e ascoltano. Se non gli va bene questa informazione, se ne vanno. Ormai chi c'è, chi non c'è, non c'è. Non c'è più, ah, poverino, ma la mamma, il fratello, la zia. Chi vuole prendere l'informazione resta, perché è informazione, chi non vuole se ne va. Quindi, madre, cosa fa? Resta, No, si gira, no, è se andata ne va, via. se ne va. La madre è andata Sorella, via. La sorella sorella, si è girata. Si è girata. ok. Si girata è sicura? Resta? Si è Vuole messa informazioni? seduta su una sedia da teatro, Ok, una i sedia figli rossa sono di due? velluto da teatro. Sono due i figli, giusto? Ok, figlio 1. È quello che sta più vicino. Quindi sì, il Non so né sesso secondo né niente, ma penso che sia uno grande e uno piccolo. Il grande resta sì. E poi piccolo? c'è una femmina, c'è una ragazza. Femmina, sì, sì. Non lo sapevamo, eh. Nemmeno io. E lei viene, lei è, cioè quello davanti era il maschio che stava più vicino, quindi è stato più sicuro di venire, mentre la ragazza era più dietro e si è Mhm. avvicinata adesso, cioè sono tutte e due Ok, dietro la mamma. tu quei due figli ci sono. Sì. Uno era un E po' anche meno. Ah, ok. l'amica è qui in prima linea. Ok. Lo ripeto a tutti e quattro. Sono sicuri? Vogliono l'acqua? Sì. Ok. E allora abbassiamo le pareti della camera di vetro e restano fino alla fine.
Se vogliono, se ne vanno quando vogliono. Perché se l'entità non mi piace, no, estremista, non va bene, se ne possono andare. Io non voglio più nessuno che mi dice, ma mi devi dare, mi devi convincere, mi devi dare il significato di PS, di PE. Io non do significato a nessuno. Volete restare, restate. Se non volete restare, ve ne andate. Se criticate che YouTube mette la pubblicità, ve ne andate. Non è bla 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 bla. Io non c'ho più voglia, non c'ho più tempo. Frega niente. Chi c'è, chi non c'è, non c'è. Ci sono tante cose su YouTube, andate a vedervi quelle, non queste. Se vi criticate semplicemente la pubblicità, chi se ne frega? A me non cambia assolutamente nulla e non mi interessa fare polemica su sta roba. Mm. Quindi se ne vanno tutti. Ormai è così, non è estremismo. È così, non te ne frega, vattene. Cioè, non è che io mi devo mettere qui, questa è una mia ricerca. Non è che la mia ricerca mi metto a discuterla se va bene o non va bene con il primo che passa. Se non ti piace la ricerca, te ne vai a farti la tua. Dire. Questo vale Certo. anche con queste persone che si presentano o non si presentano. La mamma ha il suo percorso, ci dispiace, non ci dispiace, non è fondamentale, ha il suo percorso, va rispettato. Se n'è andata con tutti i suoi rosari, fa le sue preghiere, fatto. Ha il suo percorso, i suoi Non possiamo contratti, farci niente. ha deciso la sua religione è quella. Le informazioni le ha avute in quell'acqua in cui ha bagnato i piedi. C'erano gli EDL, Gesù, gli Elohim, tutto l'inganno, la storiella, il sistema di credenze e non ci ha creduto. No, se n'è Cazzi andata. suoi, perdonatemi, cazzi suoi. La sorella invece sì, è rimasta. Nessuno deve stare lì a farsi il sangue amaro e il fegato a marcio perché il parente crede in Gesù. Cazzi suoi. Certo. È importantissimo questo punto, non è cattiveria, è così, non ci si può fare È un niente. dato di L'unico fatto. vero risultato è che ci si rovina la vita e quello non va bene, quello non va bene. Entità mentale, entità Ok. mentale che ride di noi, che ci stiamo cascando nel suo tranello. Noi, creatori con la parte subliminale, che caschiamo nel tranello di una roba che non esiste, che è un Che computer abbiamo creato noi. e che abbiamo pure creato noi. Quindi siamo vittime sceme di noi Di noi stessi, stessi. come lo è la mamma. Però la mamma non lo sa, non l'ha voluto capire, cazzi suoi. Non lo vuole. Esatto. Va Ok. bene. Non abbiamo il disincarnato, vero Sofì? Non c'è il disincarnato. Scrivimelo nella chat qui, perché non me l'hai messo. Ah, lo zio, sì, 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 lo zio, lo zio. Chiamiamolo lo zio. Non ti ho sentito per qualche secondo, scusami. Chiamiamolo zio, che è il disincarnato. Ok. Disincarnato? Sì, lo zio, uno. Sì. Va bene, abbiamo ripreso. Sabrina, torna sotto, prenditi i secondi che vuoi e quando sei pronta chiama il disincarnato, lo zio. Dimmi quando lo vedi. Si mostra, è come se apre è come se già da un'altra parte, non è qui, è come se apre un portale, dall'altra parte vedo una luce e lui si affaccia come se fosse una finestra, un portale finestra, come se è stato chiamato in causa e si affaccia da questo scorcio di portale. Ok, Un signore con gli occhiali. è contento di essere stato chiamato? Sì e no, nel senso che comunque ha sentito di essere stato contattato e si affaccia e dice: Ok, mh, che sta succedendo? Questo è quello che vedo. Abbiamo delle Cioè informazioni. è neutro, è Ok. neutro. Abbiamo tante, tante informazioni. Le vuole? Sono informazioni. Cioè, spiego un attimo questa cosa delle informazioni. Sono fatti.
Io ho una palla in mano, la lascio cadere, la palla è caduta sul pavimento, è un fatto. Non è, ah no, è il pavimento che è salito verso la palla perché il mondo si è spostato, no, è la palla, vabbè, poi qua c'è il discorso della gravità, insomma. Se Esatto. prendo in mano un mazzo di fiori, ho preso in mano un mazzo di fiori, un fatto. Se ci sono delle entità e noi le vediamo, le rivediamo, le rivediamo, le rivediamo, quello è un fatto per noi. Per noi sono informazioni. Lui può dire che non sono vere, può non crederci, può accettarle, andandole a verificare, questo vuol dire accettarle, non dittatura, è così, ingoiatele e sta zitto, no. In un ambiente in cui si trova un disincarnato non esistono bugie, No. esistono quelle delle Lui entità. può verificare. Cioè è in un istante il fatto che dandogli l'informazione che esistono delle entità energetiche che prendono la nostra energia, bla 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 bla, lui prende queste informazioni, le va a verificare nel suo caso, che noi non vediamo questa verifica, insomma, vede che lui ha avuto il falconiforme, il rettiliano, Dino, quel che l'è, e lo vede, e Mm. contemporaneamente va a vedere nel suo cluster i contratti che lui ha firmato, che quelle cose le ha inventate lui, questo è tutto in un istante. Informazione non è nazismo, non è, No. è così perché io sono Lucio Carsi e dico che è così. L'informazione è quella, in eterico è quella, non c'è Deep State che te la nasconda, o te la Mm. trasforma, o te la mette nella CNN romanzata in modo tale che tu ci credi, credi alle peggio cose. È lì. L'informazione in eterico è L'informazione è quella, lì. lui la Mm. verifica, ma non ci aveva mai pensato, o non gliel'avevano mai detto, o le entità gliel'hanno sempre nascosta. Esatto, perché io Prese? dall'altra parte vedo degli angeli, adesso che Ecco. stai parlando. Quindi il tunnel che vedevo era creato da questi. Sì. La regione da cui proviene Sofì è bellissima, non diciamo quale, ma è piena di religione, come in tutta l'Italia, ma lì c'è Mm. tanto paganesimo e Credenza, tanta religione. credenza, Guai, guai, Dio Padre è esatto, nella bocca di tutti, Dio Padre. Chi è Dio Padre? Io sono Dio, tu sei Dio, eh sì. Sofì è Dio, chi è Dio Padre? E da lì nasce a cascata poi tutta una serie di puttanate. Lui Oggi sono in comunque, castello, scusatemi. ah, lui comunque adesso lo zio è uscito dal tunnel e si è avvicinato, quindi ha ascoltato tutto questo discorso e vuole comprendere se può prendere delle informazioni, le sta cercando adesso lui. Quindi è Ok, cambiato il suo atteggiamento. È un e se le signore cerchi? lo vedo con dei capelli neri, una barba, non lo so, si presenta così, capelli neri e barba nera. Mi Cosa fa? senti? Cosa fa? Sì, sì, dimmi cosa fa. Ok, sta cercando cerca Ok, quello che stai acceleriamo. dicendo, quello che hai detto. Le informazioni le ha già. Piatto d'argento, pasticcini alla crema. Li mangia? Tutti. Li può sputare, Li- dopo che li ha no, mangiati. li mangia. Li Cioè, lui mangia. non crede a questa informazione? Crede No, all'angelo? A no, me va benissimo. Li sputa, se ne va. no, 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 non fa questo lui. Ok, Lui prende i pasticcini, li mangia e mangia anche il piatto d'argento. benissimo. Ha E in qualcosa da dire a questo Sofì? momento gli dice io non lo sapevo, dice solo questo, io non lo sapevo tutto questo, non sapevo di essere incastrato, credevo di essere in un bel posto. È come se è rimasto sorpreso nel senso di dire ma dove ero finito? Mhm. Le dice grazie semplicemente, dice che adesso, dopo che le ha detto grazie, lui lascia, cioè la sua energia, andiamo in quel posto magnifico che vediamo ormai dopo, e lascia la sua energia, lascia la fisionomia umana, diciamo, Mhm. cioè l'involucro, se fa Mhm. così, si stacca e mi porta su a farmi vedere che allora chiude il tunnel dal quale è uscito prima e, e si innalza e si apre il tunnel reale
Mettiamo Portale così. ideale. Sì, Ideale o reale, hai esatto. detto? Reale. Ok. L'ho visto come tu nel reale, cioè il vero, quello che comunque è adatto in questa situazione, cioè da energia. E quindi vuole andare. Ok. Allora lo facciamo andare. Lo salutiamo. Purtroppo quando si mettono così tanti punti, la sessione viene fuori un po' raffazzonata perché dobbiamo vedere tantissime cose Mhm. e le vediamo. Ok, andiamo via veloci. Causa esoterica dell'estrazione delle tonsille, se c'è. Abduction per non parlare. Alopecia, Sempre abduction. Lei ne aveva molte, è stato un periodo che ne aveva tante. Reazione. tiroide, Abduction. Stessa cosa. herpes, Stessa cosa. La vedo prurito, legata a tutto. prurito orecchio destro. Se sono abduction, di solo Eh, abduction, tranquilla. no, il prurito orecchio destro, come io avevo visto anche prima, è un impianto, quindi è come se tramite questo impianto l'EDL riesce a comunicare di più arrivando alla sua mente. Quindi lei percepisce questa cosa qua. Fragilità a tutto il lato sinistro del corpo. EDL che si smuovono. Vista, calo di vista e udito. Entità, entità mentali che gli fanno avere questo blackout dalla testa. Acufene quando va a letto. Impianto EDL. Otturazioni di mercurio se hanno un'influenza negativa. No, qui non la vedo. Non Ba- vedo una. ok. Bassa pressione, non c'è una causa esoterica, va bene. mm, Quando gli viene ehm, tolta l'energia a una reazione sua, della bassa pressione. Bassa autostima, entità mentali, Sì. dimenticanze, Blackout quando vedo proprio che ha dei momenti di vuoto creati cioè, ehm, dalle entità mentali. futuro incerto, paura del futuro incerto, È un discorso, è una reazione emozionale, nel senso in realtà fa tutto parte è una conseguenza di tutta questa sua bassa autostima, non credenza del fatto che lei è artefice di se stessa e che non deve andare a cercare niente fuori, e quindi è tutta una conseguenza che si ripercuote all'interno del corpo emozionale. tendenza a isolarsi, Vedo diverse cose. La prima è paura, la conseguenza della paura. In questo caso, come se lei che si richiudesse nelle sue credenze, nella sua zona di comfort, è come se lei, c'è anche un piccolo, io vedo anche una piccola presunzione nel senso di dire io sono qui, tanto nessuno ha compreso, quindi rimango qua nelle mie energie, nelle mie cose. Quindi la vedo un po' come una giustificazione al non affrontare determinate situazioni, a non mettersi in gioco. Quindi mi isolo, sto qui buona e così non può succedere nulla. ok. Eventuali, no, causa esoterica della multa, Come se sono le entità. Cioè io vedo che lei comunque porta avanti delle situazioni che possono avere vantaggio, cioè possono comunque in qualche maniera energeticamente dare degli input all'esterno positivi, quindi per chi comunque prende queste informazioni, quindi la vedo come come un dire no, tanto è inutile, dove vai? Fermati. Cioè se tu fai una cosa, noi
è come se fosse un autosabotaggio, diciamo così, perché poi l'entità è sempre lei che se la tira, no? Quindi è come un blocco, un dire no, non potrei fare nulla, fermati, tanto è inutile. Ok, Un ma avvertimento, non è giusto che la paghi di fatto, perché di fatto ci sono tutta una sì, serie di sì. discorsi che adesso non ci infiliamo perché non c'è No, tempo. no, no. Ma quindi la parte subliminale perché ha fatto in modo che qualcuno chiamasse bla 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 e facesse la spia e lei si ritrovasse con una Perché multa è lei che non ci innocua? crede, cioè quello che vedo è che è lei che vuole, ma è lei che poi si frena, è lei che non crede. È come se lei stessa non crede in se stessa. E quindi dice, cioè, per una cosa positiva, tra virgolette, cioè di costruzione, lei ne crea un'altra che la distrugge. E quindi rimane lì quello che vedo. Finché non prende, Non va fino in ehm, fondo, come? non va fino in fondo. Non va fino in fondo, vedo che cambia diverse situazioni, non è che lei sceglie, ok, prendo questa via, lei cambia, prende, inizia, non finisce, cambia, prende, inizia, non finisce, cambia, perché si autoconvince che lei non può farcela, quindi automaticamente attrae l'entità di turno insomma, che è nella sua sfera che le accetta, diciamo, quindi in questo caso la multa o in altre situazioni altri freni, perché è lei che non crede, è lei che pensa di non poter farlo, di non Va poter bene. farcela. Il primo punto riguardava la madre se n'è andata, la madre è molto anziana, la madre è una manipolatrice, la madre è molto credente. Lei è molto Mm, attaccata alla madre, ma allo stesso tempo ha insofferenza, rabbia ed impotenza. Da questa sessione non cambia questa situazione, cambia lei, mm, lei Sophie. Prima domanda, mm. la madre ha fatto una fattura alla figlia o un lavoro No, energetico? Fattura no. no, Lavoro energetico? quello che Tale per vedo cui è io, rientrata dall'estero? no, quello che vedo io è proprio un'influenza a livello mentale, vedo proprio dell'energia che parte diciamo, dalla testa della mamma e arriva a lei e lei lo accetta, come se fosse non lo so, è una Il prima volta che canale. vedo una cosa, un collegamento, sì, esatto, però parte da lei, cioè dalla mamma, arriva a Sophie e Sophie lo accetta, questo è quello, Ok, quindi viene attirata come se da venisse dove attirata. viene questo canale? E una vita passata ho visto la mamma che era una regina un po' mm, dura, quindi una regina dittatrice. E lei era un figlio di questa mamma, cioè Sophie era già nel discorso figlio, però era maschio, era un ragazzo, un cavaliere in questa vita ed era molto legato alla mamma. E in questa vita che lei mi sta mostrando, evidentemente perché cioè, è legata, ha un significato, il cavaliere, che sarebbe Sophie, si prenderà cura per tutta la vita di questa regina, di questa mamma, fino a che la mamma muore di polmoni, di malattia ai polmoni e quindi lui rimane comunque, c'è un legame, c'è un patto tra di loro. Mm. Qual è il Mm. patto che li fa reincarnare in questa vita? Una mamma longeva, una figlia devota. E lui in quella vita dice che non ha, cioè lei mi sta dicendo, però me lo sta dicendo in quella vita, non è riuscita a salvarla. Non è riuscita a salvare la mamma regina. La mamma regina comunque non è riuscita a comprare, cioè è morta giovane in questa vita. Mm. Quindi Cosa lui ha c'entra già il da lì figlio un con senso salvare di la colpa. madre? Ho capito, ma il senso di colpa di chi? Nel senso, la madre va salvata, la regina va salvata dalla malattia ai polmoni? In quella vita lui credeva, questo è quello che lui dice, di poter riuscire a salvarla con delle erbe. E vedo che diverse volte con dei suoi altri cavalieri, altre persone a cavallo vanno in dei posti per prendere delle erbe per riuscire a, secondo lui, secondo quell'epoca, a diciamo far andare via la malattia, perché lei aveva dei grossi problemi respiratori e quindi è rimasto questo. In quella vita si è creata questa cosa qui. Ok, dov'è il patto? Andiamo al cluster.
Voglio vedere questo patto, voglio leggere tutti i dettagli di questo patto. È all'interno di una grande cassaforte. Il cluster me lo mostra così, una grande cassaforte che adesso lui mi sta aprendo da cavaliere, cioè Sofi mi ci ha portato da cavaliere, da quella vita lì. Mhm. E come si apre con una chiave, apre una cassaforte enorme. All'interno della cassaforte sono tre strati, ci sono dei quaderni scritti, dei patti, scritto a quaderni, dei quaderni. Perché ha una E prende cassaforte. quello. Mhm. Stavo infatti cercando di capire questo, perché è come se all'inizio lei è come se fossero ovviamente stati voluti, quindi è come se li custodiva questi patti. Mentre adesso sta capendo ovviamente che non è così, però all'inizio, cioè lei comunque, lei, perché lo vedo come cavaliere, è come se volesse custodire questi patti. Sappiamo che in realtà è tutto il contrario, dovrebbe essere, però questo è il significato della cassaforte. Mhm. Su questa cassaforte c'è un'impronta sia di Odino che di Poseidone, quindi Poseidone che normalmente non c'è in molte delle 4222 vite. Eh, sì, cioè, questo suo canale energetico che lo porta a lui, cioè gli dà la possibilità di poter interferire, questa sua apertura energetica, queste sue pratiche, queste sue aperture, quindi sì, più rispetto a altre persone. Ok, cosa riporta questo contratto del cavaliere? Che poi sarà lo stesso di Sofì con la Scusa, non madre. ti ho... Cosa? Non ho capito. Chi è che interferisce con la comunicazione oggi? Poseidone? Sto iniziando Poseidone. a intesirmi. Bene, allora entro io nella scena. Dov'è Poseidone? Come lo vedi? In alto a destra con il tridente. Bene, E... io li prendo il e tridente e la... glielo metto nel culo, con tutte e tre le punte nel culo, così lo capisce che mi sono stufato di non ti sento e cambiamo e chiudiamo la registrazione. Dimmi come vedi che gli metto il tridente nel culo. Esce del sangue? Ve- Gli si apre il Esce culo come un'albicocca? No, Ecco. esce perché è scoperto dall'inizio delle squame della pinna, quindi vedo Eh, proprio del liquido che esce, sì. ok, adesso lo guardo negli occhi a 1 centimetro e gli dico, ok, capito? Mm. È immobile. Da È adesso in poi, diventato piccolo. connessione pulita. Ok. Non ricordo più cosa stavamo dicendo, siamo nel cluster. Voglio sapere Siamo nel il cluster. patto. Qual è il patto? Che lui deve lasciare Il- andare la madre di turno? Che la madre di questo turno... fatto Cioè, si dà non per lo fa. scontato che i genitori anziani debbano pretendere delle cose dai figli e quindi i genitori anziani a No, volte fanno i diavoli, no? E tu devi qua, e tu devi là, e quell'uomo devi lasciarlo, e devi tornare qui, e devi pulirmi il cosiddetto, e fai questo e fai questo. No, nel senso, no, non è che si deve uno scotto a una madre arcigna, e, capito? Quindi se la madre non si comporta a dovere, la figlia se ne va. Il dovere assolutamente sì. filiale non è un dovere scritto da qualche parte, che è Tranne dovuto nei a trust. qualunque genitore e qualunque genitore lo sa che c'è perché quella è la cultura di quella regione e quindi può fare quel cavolo che gli pare. Cioè, questa donna gli ha detto torna dall'estero, questa donna le ha detto il tuo marito non va bene, questa donna le ha detto non avrai più nessun altro. Oh,
Cioè, ma come Ma si è lei che permette? l'ha accettato, è lei che ha Certo, accettato però certo. Ma infatti il poteva punto non è girare le questa donna. spalle, esatto, e Il generale. punto è che Sophie, che vorrebbe andare via da quella città, iniziare a viaggiare, a scrivere, imparare l'inglese, non lo fa. Perché? Perché Lei però anche perché c'è la mamma. E il problema è di Sophie. Questo è quello è che di riporta il Sofì. contratto. Esatto, E esatto. siamo lì, perché la regina è morta di polmoni. Dovevano sanificare la camera da letto della regina, che evidentemente era piena di muffa. Cosa c'entra che il figlio non l'ha salvata? Ma di chi stiamo parlando? Cioè, questa parte subliminale è al 120%. Siamo a parlare di queste cose? Quando Esatto. alza la sua consapevolezza questa parte subliminale di Sophie? Quando? Quando è Quando troppo tardi. capirà, quando capirà che lei è l'artefice di se stessa, che lei può Ok, tutto se vuole. Ho l'ha capito? sentito l'ego. Lo sta capendo, però gli sta facendo male. Io vedo che in questo momento soffre, quasi non piangendo, però la vedo davanti a me che è come se la Ok, consapevolezza è potenza e potenza è responsabilità. troppo emozionale. Nel cluster viviamo i patti. No, no, troppo No? emozionale. Prima dobbiamo togliere tutte le emozioni negative. Ok. Tristezza, senso di colpa nello stomaco, rabbia con se stessa, paura di affrontare le situazioni, paura di agire, paura del... In realtà lei è una paladina del cambiamento, ma non cambia. Lei parla, ma non lo fa effettivamente. Lo Mhm. vorrebbe, però lo desidera, quindi paura, comunque gira intorno alla paura. Un attaccamento a determinate situazioni, a determinate che la portano comunque a auto lacerarsi, come posso dire, auto incastrarsi, ingabbiarsi. Questo. Via tutto, via tutte le emozioni a bassa frequenza. Definitivamente, non oggi e basta. Via la paura, via l'incertezza, via la bassa Si autostima. pulisce, si pulisce con un pennello, si prende con la tua mano, si pulisce con un pennello gigante, è come se si pulisce da sola, apre un portale accanto alla sua sinistra e lei già sa fare questo. Lo apre e va tutto via in forma di fumo nero e lancia anche il pennello dopo che ha finito. Quindi inizia dalla testa ai piedi e fa questo lavoro. Benissimo. Fatto. Adesso possiamo andare al cluster. Ok, non c'è più la cassaforte in questo momento. Il cluster mi porta lì, me lo mostra, però è lei, non è più il cavaliere. Ok, è tutto più semplice, no? Se non c'è più la cassaforte, è un semplice armadio aperto. Cosa fa? Prende tutti, no, non prende i patti, prende direttamente un armadio di ferro, fatto di ferro, come un armadio di ferro, lo prende, apre un altro buco nero definitivo e lancia all'interno del buco tutto l'armadio insieme a tutti i suoi patti. Fatto? Fatto. Benissimo. Andiamo all'avatar. L'avatar sta scappando, vedo che corre Mhm. lontano, ma viene come se sbatte contro un muro energetico, quindi non riesce ad andare via. Cioè è messo da lei, è come se l'avatar sta scappando nel momento in cui siamo arrivati lì. E lei non vuole che scappa, ma vuole eliminarlo. Quindi lui ha sbattuto contro un muro energetico, ha messo lei. Mhm.
quindi torna Lei se vuole indietro. lo può far scappare, quindi in qualche modo non risolve il problema, fa 30 ma non 31. No, no, no. Il muro l'ha messo lei per non farlo scappare. E Ok, l'avatar torna qua, lo prende. Prende l'avatar, il computer. Il computer questa volta lo spenge lei perché era acceso. Lo spenge, chiude il computer, stacca spina, prende avatar, sedia, scrivania, computer, filo e elimina tutto. E fatto. insieme, sì, e in questo momento come sempre vedo che entra subito dopo l'avatar si tira appresso tutto il resto, quindi gli impianti, entità, Ok, cloni. Falconi For, che connessione Mhm. orribile. Falconiformi, mantidi, rettili, leoni, EDL, Odino, Poseidone. Tutto dentro, per lei tutto Impianti dentro. e due entità Ah, mentali. no. Tre cloni. Mm. Ok. Vite precedenti. 4222. No, sono diminuite, alcune sono cambiate, altre sono diminuite. Quella quella del Ragazzo, cavaliere, cavaliere. sì, non esiste, cioè esiste ma è cambiata. Vedo che mi sta mostrando come se in quella vita lascia il castello, lascia la mamma e intraprende un altro tipo di vita. Avrà una famiglia adesso in questa vita sua. E il numero cambia, cambia in continuo. Vibrazione. 55 miliardi. Ok. Alziamola. 103. Alziamola. 222. Che bel numero. Vuole alzarla o vuole lasciarla così? Sta imparando a comprendere come tenerla. Quindi lei sta adesso dentro una sua bolla, pratica con questa alta vibrazione, calda, e la sta toccando, sta percependo. Quindi adesso la tiene così, dice, la voglio tenere così, però poi dovrò un pochino scendere a 100. 100 miliardi. Va bene. Considerando che partiva da 18, può Mm, andare bene. Benissimo. Siamo alle battute finali. Quale legame attuale c'è tra lei e la madre? niente. In questo momento lei è pulita, è tutto Le interessa è lo yoga? concentrata su se stessa. No, È ancora no, interessata allo adesso yoga? lei, Non lo era? no, lei adesso sta dentro la sua bolla energetica vibrazionale creata da lei stessa e la sta toccando, sta in una situazione di calore suo assoluto. Quindi in questo momento qualsiasi cosa nulla importa se non di sé, cioè se non di questa sua nuova condizione in cui si è sorpresa di poter essere riuscita a crearla, a creare. E se l'amica la chiama perché sta male e deve fare uno scambio energetico, un trattamento, cosa farà? Se lei rimane in questa condizione, l'amica piano piano nemmeno la cercherà più. L'amica è ancora presente ad assistere? Sì, però purtroppo le sue entità, cioè si è allontanata perché più lei vibra così, più chiaramente essendo l'amica interferita e vuole stare nell'interferenza, cioè in questo momento Sofia ha fatto un percorso evolutivo completamente più forte, più potente e diverso, quindi è come se vedo lei
Sophie qua su nella sua palla che fluttua e vola e l'amica qua che la guarda e non riesce più a raggiungerla, incatenata cioè la vedo con le mani dietro la schiena. La sorella? Vedo questo. La sorella è neutra, neanche i figli, però è come se abbiano, cioè la sorella, ma di più la figlia femmina e il figlio maschio, ma di più di tutti la ragazza, vedo questa ragazza, è come se l'avesse imitata, come se non è a livello della mamma, però abbiano preso l'informazione tanto da cercare di innalzarsi, quindi di raggiungere la mamma. E il rapporto tra la mamma e la sorella, scusami, il rapporto tra la mamma e questa ragazza sarà anche più, cioè, come se vedo che la conseguenza di questa cosa che lei ha visto, che la figlia ha visto, è come se la Mhm. porterà a fare più domande alla mamma, perché vedrà una differenza, la figlia lo vedrà, lo percepirà, e quindi ci sarà Ok. un nuovo percorso. I leoni i felinoidi di Sophie erano legati ai due I gatti. Vediamo gatti. i gatti e la casa, i figli li abbiamo già visti. I gatti e la casa. Allora, io quello che vedo è questo, essendo che i gatti hanno scelto di stare con lei, essendo che lei ha amplificato e aumentato tantissimo, tantissimo la sua vibrazione in questo momento, io vedo lei a casa sua dove è adesso, e intorno a lei un'energia potentissima, forte, che lei sta continuando a tenere, come se avesse messo un, un filo energetico per chiuderla, per rimanere così, in questa a mille, in questa condizione, ma automaticamente la casa è pulita, cioè lei alzando la sua vibrazione e facendo una pulizia a se stessa, ha pulito casa e animali. Animali in questo momento sono accanto a lei all'interno di questa sua bolla e scegliendo di rimanere accanto a lei in questo momento sono puliti, quindi non hanno più l'interferenza perché sono all'interno di questa bolla che lei si è creata, intorno a lei e alla sua casa, per se stessa e per i suoi animali. Bene, messaggio finale della parte subliminale ed eterica di Sophie a Sophie, anche in merito a quello che lei vuole fare, viaggiare, scrivere, imparare una nuova lingua, cambiare città, cambiare vita. Lei dice: Io spero che tu adesso hai compreso che non hai bisogno di niente. Dovevi soltanto arrivare, trovare un mezzo, che l'hai trovato, per comprendere che noi siamo tutto e tutto siamo noi, che non ti serve altro. Hai compreso che ognuno ha il suo percorso, non puoi interferire nel percorso degli altri perché alcune volte tu puoi cercare di dare informazioni, tu puoi solo mettere lì l'informazione, ma sono gli altri che arrivano all'informazione, non sei tu che gliela puoi dare, gliela puoi immettere, tu la offri, ma non si può pretendere che gli altri cambiano e capiscano il tuo percorso, perché ognuno ha il suo, ognuno ha il suo momento per arrivare a un livello di consapevolezza. Quindi adesso inizieremo un nuovo percorso insieme e quando vorrai connetterti, invece di connetterti con l'energia degli altri, la tua amica, connettiti con te stessa, perché connettersi con se stessa è connettersi con noi, che siamo più importanti. Sta a te, noi puoi viaggiare, puoi scrivere, puoi fare quello che vuoi, lo puoi fare. Non c'è niente che ti lega se non te stessa. Sei in Matrix e comunque c'è anche bisogno di divertirsi qui. Non c'è nulla che ti blocca. Inizia con un passo. Puoi fare tutto quello che vuoi se lo vuoi. Lascia là, lasciali loro, non serve.
se vorranno potranno anche seguirti, chi lo sa. Basta. Mm. Quando dai il messaggio, come in questo caso della PS, cosa succede? Entra a me. Ma tu Un adesso ti una ricordi il parte, messaggio? poco. Vagamente. Non. È come se eh, ci sono, ci sono PS che entrano, lo chiedono proprio, altre che rimangono esterne, però quando proprio mi succede questo è come se io lascio entrare, ok? E non lo so. Cioè, come se lei affoga di parlare per lasciare il messaggio a se stessa e utilizzasse praticamente la mia voce, no? E Mhm. quindi no, se mi chiedi adesso, in questo momento, che cosa ho detto, non lo so, Va bene, come vedi, non Sofì, lo so. rispetto all'inizio? Mm, un'altra cosa, la vedo, mi mostra questa enorme, 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 come se fosse contornata da se stessa, cioè da un'energia che lei fa uscire dal cuore, mi fa vedere così, da qua e esce da qui e ha creato questa vibrazione grande. È una nuova condizione, una nuova condizione. Adesso Beh, sta a lei mantenerla, ricordarsi di tenerla ogni giorno e ricordarsi che il percorso è suo e nient'altro che suo. Mm. va bene, pronta a tornare? Mm. Ok, allora disconnettiti da tutto e tutti e noi torniamo.